Oggi voglio parlarvi di un tema che ho trattato spesso, specialmente nelle pillole del diario Tunisia, la situazione dell'acqua domestica. Il problema è diventato davvero importante e quindi voglio parlarvene in una forma un po' più completa. Vi dico subito che a tutti i residenti in Tunisia la Società dell'Acqua Pubblica sta inviando questo messaggio. 7 anni di siccità, l'acqua è una ricchezza, preserviamola, ogni goccia conta, l'acqua è vita. Questo per aver chiaro che il problema ha raggiunto livelli allarmanti. Le ultime notizie risalenti all'inverno scorso sembravano confortanti. Si parlava di precipitazioni considerevoli e la speranza era che quest'anno il problema dell'acqua sarebbe stato meno grave. Purtroppo non è andata così. La Tunisia ha ricevuto solo 110 milioni di metri cubi di pioggia da settembre del 2023, un quinto della media annuale di 520 milioni di metri cubi. Questo rende l'ultimo anno il più secco mai registrato. Le riserve idriche sono scese a circa 1 miliardo di metri cubi, il 30% della capacità massima delle dighe. Questo ha avuto un impatto significativo sull'erogazione costante dell'acqua domestica. Secondo un rapporto del 2022, 650.000 tunisini non hanno accesso all'acqua nelle loro case e si riforniscono tramite rubinetti pubblici. Altri 300.000 tunisini dipendono da pozzi e risorse naturali. Complessivamente, circa 950.000 tunisini sono privi di accesso all'acqua domestica. Non ho trovato aggiornamenti di notizie più recenti, ma immagino che i numeri oggi siano ben superiori. Ho parlato con alcune persone che vivono a Sousse e a Hammamet e tutte riscontrano lo stesso problema. La percezione varia a seconda della vicinanza a strutture alberghiere, ospedaliere e dell'altezza dell'appartamento. Non è difficile infatti trovare persone che abitando al pian terreno hanno quasi sempre l'acqua in casa, anche se con bassa pressione. Già dal primo piano in poi, senza parlare del secondo o terzo piano, l'acqua non arriva già dalle prime ore del pomeriggio. Vi parlo della mia situazione qui a Monastir, ma se vivete ad Hammamet, Sousse o altre località, descrivete la vostra situazione nei commenti. Oppure iscrivetevi al gruppo Diario Tunisia su Facebook che a breve sarà pubblico e non più privato. Vi voglio anche ricordare, se potete, di registrarvi a questo canale e mettere un like al video, sempre che ovviamente i contenuti vi interessano. Io abito al terzo piano, nella zona turistica di Scanes e già dal mese di maggio l'erogazione dell'acqua pubblica veniva interrotta dalle 21 circa, fino al mattino. Settimana dopo settimana però si è passati a interrompere l'erogazione già dalle 16:30-17 di tutti i giorni. Inoltre la pressione dell'acqua anche al mattino, almeno per me che sono al terzo piano, è estremamente bassa, tanto da mettere in pericolo il funzionamento di elettrodomestici come la lavatrice. Ricordo che alcuni amici che abitano in zona mi hanno raccontato che lo scorso anno l'acqua mancava già dalle 14. Bisogna aggiungere poi che la domenica capita spesso che l'acqua manchi per tutto il giorno. Purtroppo si tratta di un problema serio, che non vede possibilità di soluzione immediata, quindi è opportuno attrezzarsi bene. Ricordiamo anche, come ho già indicato, che il problema è comune in tutte quelle località dove risiedono stranieri, anche se c'è da dire che in alcuni residence privati le cisterne d'acqua sono già presenti. Il problema può essere del tutto ignorato, basta affittare un appartamento che abbia una cisterna di riserva che permette di avere sempre l'acqua in casa, come l'esempio di casa mia che vi sto mostrando in queste immagini. Io ho una cisterna da 500 litri che può bastarmi tranquillamente fino a 2-3 giorni. Si ricarica costantemente quando c'è l'acqua e spesso la utilizzo senza motore, in quanto, come si vede dal video, essendo in una posizione alta e data la forma del contenitore, riesce ad uscire dai rubinetti naturalmente per spinta idrostatica. A seconda del piano e della posizione potreste optare per cisterne di 250 litri che si possono mettere praticamente ovunque, anche su un balcone, o in alcuni casi, come hanno fatto delle persone che conosco, un'autoclave che tira l'acqua dalle condotte spingendola in casa. Naturalmente trovate idraulici che sono molto esperti di questi problemi e non risulterà difficile farvi consigliare la soluzione migliore.
Considerate che una cisterna da 250 litri costa circa 200 dinari, poco più di 60 euro, e il costo di un motore per autoclave si aggira intorno ai 600-800 dinari, poco più di 200 euro. Con poco più di 300 euro in tutto, quindi manodopera inclusa, il problema è risolto e non ci dovrete pensare più. Considerando la scomodità di avere l'acqua in estate, può essere una spesa alla quale non vale la pena rinunciare, anche se il proprietario non volesse pagarla di tasca propria. Ovviamente non è giusto, dovrebbe farlo, certo, ma nel mentre cercate di convincerlo, cosa fate? Vivete in una condizione davvero scomoda per 300 euro? Il problema purtroppo è dovuto al fatto che in tanti scoprono questi problemi dopo aver firmato il contratto. Informarsi su quel che conta davvero, non solo su bellezze, spiagge, è un risparmio che ha comunque una contropartita, che si dovrebbe conoscere prima. Ecco perché il mio consiglio è di divulgare questo video quanto più è possibile, in modo che nessuno si trasferisca qui in Tunisia pensando che la mancanza dell'acqua sia un problema occasionale e saltuario, perché non è vero e va sempre peggio, specialmente negli ultimi 5 anni. Infatti, in alcune aree rurali, che però non vedono presenza di connazionali o stranieri, la situazione è particolarmente grave. Ad esempio, nella zona di Zoutina, una donna è morta recentemente cadendo in un pozzo mentre cercava di raccogliere l'acqua. Mi scuso per la pessima pronuncia araba. Queste comunità vivono da anni senza accesso adeguato all'acqua e devono percorrere chilometri per trovarla. La soluzione è simile a Hemada, Aroui, Oued Abida e El Kassab, dove la mancanza d'acqua è una realtà quotidiana. Le fonti d'acqua naturale come i pozzi e le sorgenti si stanno esaurendo e la popolazione è costretta a cercare nuove fonti sempre più lontane. Dal punto di vista delle autorità, la situazione è ben nota. L'Osservatorio tunisino dell'acqua ha dichiarato che il tasso di riempimento delle dighe è sceso del 7% rispetto all'anno scorso, con un calo significativo delle riserve idriche. Al-Raili, esperto in sviluppo e risorse idriche, ha sottolineato che l'evaporazione dell'acqua delle dighe, dovuta all'aumento delle temperature, ha contribuito a questa crisi. Solo il 30,5% delle dighe era riempito a giugno del 2024, rispetto al 37,5% dello stesso periodo nel 2023. Secondo il direttore centrale dell'economia dell'acqua della Società Nazionale per lo Sfruttamento e la Distribuzione, che si conosce qui con il nome di SONAD, la situazione è molto critica. I cittadini sono incoraggiati a risparmiare acqua, consumando circa 120 litri al giorno per risparmiare 30 milioni di metri cubi all'anno. Il SONAD ha lanciato una campagna di sensibilizzazione, come vi ho mostrato all'inizio del video, per informare i cittadini sulla gravità della situazione. Inoltre ha comunicato che eventuali sprechi da parte di privati e hotel o altre società potrebbero portare alla segnalazione alle autorità, combinando in casi gravi anche per una pena detentiva o una multa fino a 1000 dinari. La scarsità d'acqua ha anche un impatto significativo sulla vita quotidiana e sulla salute delle persone. L'igiene personale, la pulizia degli ambienti, la pulizia delle strade ne risentono maggiormente, così come i casi citati dei paesi agricoli. Donne e bambini spesso devono percorrere lunghe distanze per raccogliere acqua. In molte aree rurali come Oued Abida e El Kassab, le fonti d'acqua sono contaminate e non sicure, ma vengono impiegate ugualmente. Ovviamente preciso ancora una volta, per non creare allarmismi inutili, che questi casi particolarmente gravi si riferiscono a zone agricole nell'entroterra, dove non c'è presenza di stranieri. Il cambiamento climatico sta aggravando la situazione. La regione del Medio Oriente e del Nord Africa, inclusa la Tunisia, sta vivendo gli effetti del riscaldamento globale a un ritmo doppio rispetto alla media mondiale. Le proiezioni indicano un aumento della frequenza della siccità e una diminuzione delle precipitazioni, peggiorando ulteriormente la crisi idrica. In conclusione, chiunque stia pensando di trasferirsi in Tunisia deve essere consapevole di questi problemi e prendere le giuste precauzioni. È fondamentale scegliere un'abitazione con una cisterna di riserva e considerare l'installazione di un'autoclave anche ai piani bassi. La situazione dell'acqua è critica e destinata a peggiorare purtroppo.
anche perché al di là del progetto di desalinizzazione dell'acqua marina in Sfax non ci sono progetti a medio e breve termine che possano portare benefici. Quindi è importante essere preparati e informati. Divulgate questo video per aiutare altri a comprendere la realtà della situazione e che la necessità di avere un deposito d'acqua è fondamentale per vivere in un paese già difficile per le tante carenze di livello generale. Ricordate di iscrivervi a questo canale, mettere un like e registrarvi al gruppo Facebook Diario Tunisia, dove leggere anticipazioni sui nuovi video e chiederne di specifici su specifici argomenti. Grazie.